Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi porto in un viaggio attraverso il tempo, in una vecchia stazione dove il passato si confonde con il presente. Ho ricreato ogni dettaglio con cura, dall'edificio consumato dagli anni alle scandole in legno posate ad una, dal cartello un po' sbiadito alla panchina con un giornale appoggiato da qualcuno, fino al vecchio viaggiatore che attende un treno che forse non passerà mai. In questo video vi mostrerò passo dopo passo come ho costruito questo diorama, dando vita a una scena che racconta una storia dimenticata. Restate con me per scoprire tutti i dettagli. Inizio il diorama costruendo l'edificio della stazione. Per realizzare le pareti ritaglio dei fogli di polistirene. Per ottenere dei tagli precisi, ho progettato e stampato in scala alcuni modelli che utilizzo come dime. Prima di incollarle sul polistirene, applico dello scotch di carta. Questo mi permetterà di rimuoverle più facilmente dopo aver effettuato i tagli. Prima di assemblare le pareti, le lavoro per simulare l'intonaco scrostato e incidere i mattoni sottostanti. Traccio il contorno dell'intonaco con una matita, poi utilizzo un attrezzo per modellare per schiacciare il polistirene, creando un piccolo gradino che simula lo spessore dell'intonaco. Per incidere i mattoni ho stampato un righello su misura che mi aiuta a tracciare con precisione i corsi orizzontali. Per dare un aspetto più vissuto alla struttura, schiaccio alcuni mattoni qua e là e creo delle spaccature con una pinzetta. Ora posso incollare le pareti. Utilizzo della colla vinilica e aggiungo qualche goccia di ciana acrilica per accelerare la presa. Per rinforzare la struttura, inserisco dei supporti in polistirene negli angoli, così da mantenerli perfettamente in squadra e rendere il tutto più solido. Riempio le fessure tra le giunture delle pareti con dello stucco per muri. Una volta asciutto, passo della carta vetrata per lisciare la superficie e uniformare il risultato. Ho rifilato un foglio di polistirene spesso 1 millimetro, con il quale realizzo un cornicione che divide le facciate inferiori da quelle superiori. Aggiungo anche delle pietre decorative agli angoli dell'edificio ed anche sulle finestre e la porta. Utilizzo ancora lo stucco per nascondere le giunture delle pietre angolari.
Con uno stuzzicadenti tolgo lo stucco in eccesso tra le fughe delle pietre. Creo ora la texture sull'intonaco, spalmando prima dello stucco con una spadolina. Cerco di creare un leggero spessore, spalmando lo stucco in maniera irregolare. Subito dopo faccio cadere a pioggia del gesso in polvere, che poi picchietto con le dita per farlo aderire sulla superficie dello stucco bagnato. Ora lascio asciugare bene lo stucco. Quando lo stucco è asciutto, passo con della carta vetrata fine per togliere le asperità superficiali e uniformare la texture. Per enfatizzare l'effetto invecchiato, creo delle crepe nell'intonaco, aiutandomi con un taglierino. Prima di continuare con la costruzione, passo una mano di colore acrilico con aggiunta di colla vinilica per rinforzare il tutto e fissare bene la texture dello stucco. Continuo la costruzione creando le assi di legno del piano superiore, utilizzando dei listelli di balsa. Invecchio i listelli di balsa passando con uno spazzolino di metallo. Passo ora alla costruzione del tetto. Per prima cosa realizzo la copertura, utilizzando del cartoncino spesso 1 millimetro. Per simulare le assi della copertura, incollo dei listelli sulle sporgenze del tetto. Incollo dei listelli più spessi per simulare le travi portanti. Continuo costruendo la torretta centrale che parte dal tetto. Ritaglio la prima parte da un unico pezzo di polistirene. Creo un cornicione per dividere la torre in 2 parti. Costruisco ora la seconda parte della torre. Costruisco il tetto della torre, utilizzando sempre del cartoncino. Per il momento non incollo il tetto, lo farò dopo, durante la pittura. Ora inizio a costruire le scandole in legno, che ritaglio da una tavoletta di balsa spessa 1 millimetro. Incollo prima un listello dello stesso spessore delle tegole, per iniziare la posa del primo corso con la giusta inclinazione. Per incollare le singole tegole utilizzo la colla cianacrilica in gel, in modo da rendere il processo più agevole.
Passo ora alla pittura. Inizio dipingendo le parti in legno e proseguo poi con tutti gli altri dettagli dell'edificio. Per dipingere le tegole del tetto aggiungo dei toni più scuri alla tavolozza, per dare al legno un aspetto più invecchiato e sporco. Passo ora ai mattoni, utilizzando dei marroni e un arancione ed un grigio. Per l'intonaco utilizzo un bianco antico. Per le pietre agli angoli ed i cornicioni utilizzo un grigio pietra, in modo da farli risaltare rispetto all'intonaco. Quando il colore è asciutto, riempio lo spazio tra i mattoni utilizzando uno stucco in polvere per piastrelle. Passo ora a dare gli effetti di invecchiamento. Inizio dal tetto dando un lavaggio generale con un nero e un marrone scuro, molto diluiti. Faccio un lavaggio generale sull'intonaco, spruzzando prima un po' d'acqua e poi passo un grigio scuro molto diluito. Tolgo il colore in eccesso con un pennello asciutto. Passo ora a dei lavaggi più concentrati e mirati. Inizio con la base del muro con un verde scuro per simulare umidità e depositi di muschio. Sfumo il colore passando il pennello nell'acqua. Alterno una lavatura nera sulle parti più rovinate dei mattoni ed anche sul profilo dell'intonaco scrostato. Applico del muschio sulle tegole, incollandolo con della colla vinilica diluita con molta acqua. Cerco di dargli un aspetto più naturale, passando dei marroni molto diluiti. A questo punto mi occupo di porte e finestre, che ho progettato e stampato con la mia stampante 3D.
Per simulare il vetro delle finestre utilizzo un foglio di PVC trasparente. Sporco i vetri passando un grigio molto diluito. Passo ora alla costruzione della base. Ho ritagliato 2 pezzi di polistirene che utilizzo per costruire il basamento della stazione e la banchina di fronte. Prima di incollarle incido le pietre sul polistirene. Applico un pezzo di polistirene di fronte alla banchina per creare il rialzo per i binari. Per creare le traverse dei binari utilizzo dei listelli di balsa. Per rifinire i bordi della base applico del cartoncino da rilegatura spesso 2 mm. Cerco di raccordare i bordi con la base applicando dello stucco. Per creare il terreno incollo un composto formato da sabbia fine, gesso e qualche sassolino. Per fissare bene il terreno anche in superficie, applico della colla vinilica diluita con acqua. Ora lascio asciugare bene il tutto. Quando la base è asciutta, passo una mano di fondo con un primer a base di gesso bianco. Quando il fondo è asciugato per bene, inizio a dare il colore partendo dal basamento in pietra. Applico anche una prima mano di nero al bordo. Creo umidità alla base del muro con una lavatura verde scuro. Per evidenziare i dettagli e creare maggiore profondità, faccio un ultimo passaggio con un'umeggiatura a pennello asciutto. A questo punto applico l'erbetta statica. Ora posso incollare la stazione sulla base.
Costruisco ora la tettoia sulla banchina di fronte alla stazione. Utilizzo dei listelli di balsa che taglio a misura e poi dipingo per assemblare la struttura sul posto. Per realizzare i binari utilizzo questi profilati della Evergreen. Ho scelto quelli con un profilo a I, che si adattano meglio alla forma reale dei binari. Per completare la vegetazione aggiungo dei cespugli che realizzo con dei rametti di Teloxys che poi cospargo con delle foglioline. Aggiungo anche dei ciuffi d'erba alta. Ho progettato e stampato questi accessori che inserirò nel diorama per dettagliare la scena. Per completare il diorama e dargli un ultimo tocco di vita, aggiungo un personaggio sulla banchina. Spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere mi piace qui sotto e ad iscrivervi gratuitamente al mio canale. Un grazie speciale va ai membri della mia community Patreon.
Se volete unirvi alla community, avrete accesso a tecniche di costruzione esclusive e tanti contenuti speciali. Il vostro sostegno è ciò che mi permetterà di creare sempre nuovi ed interessanti progetti, dandomi la spinta necessaria per migliorare il mio lavoro. E ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Grazie ancora e a presto. Ciao!